Ciao a tutti, 3 convinzioni che ti impediranno di far innamorare un uomo. Allora, cosa sono le convinzioni o le credenze? Sono ciò che noi crediamo vero. In realtà nulla è vero, diciamo così, in senso assoluto, ma è vero quello che funziona. Ecco, quindi dobbiamo dire questo, che non è che c'è un qualcosa, questa cosa qua è vera e allora devo crederla. Bisogna credere quello che funziona, è soltanto quello che funziona, è vero. Io infatti non è che dico alle persone, ma seguite quello che dico perché voi provate e poi se funziona fatelo, se vedete che non funziona fate altro. D'altra parte non assolutamente, non è che vorrei passare per, diciamo, fare paragoni assolutamente, ma è la stessa cosa che diceva Buddha. A differenza di molti altri, diciamo così, maestri che ti propinavano la loro scienza, diciamo, i loro insegnamenti, dando per scontato che funzionassero, Buddha dava gli insegnamenti, poi diceva non credete in quello che dico, ma se volete provare, provatelo, poi se funziona, se vi fa star bene, continuate, se invece non avete riscontri, fate altro. Ed è quello che effettivamente, cioè, bisognerebbe dire, se bisogna provare, ovviamente provare nel modo corretto, più corretto possibile, e poi se la cosa ci piace, se va, se funziona, la continuiamo, altrimenti facciamo altro. E nella seduzione è un po' così, insomma, bisogna fare dei tentativi e vedere quelli che vanno a buon fine. 3 cose che secondo me non fanno innamorare un uomo, anzi mettono proprio degli ostacoli, 3 credenze che mettono degli ostacoli all'innamoramento, sono queste. La prima è che per far innamorare un uomo devi conquistarlo da un punto di vista sessuale, da un punto di vista fisico, credendo che se lui si trova bene con te, diciamo così, sessualmente, si innamorerà di te. Non è vero. Anzi, potrebbe esattamente essere il contrario. Ci sono persone che si innamorano desiderando, elaborando le fantasie. L'innamoramento non è un fatto fisico, certo la fisicità nell'ambito di una relazione è importante, ma non è quello che fa innamorare. Altrimenti tutte le, diciamo, uno va da, che ne so, da tutte le signorine, le escort, eccetera, si innamorerebbe, perché magari lo fanno meglio di altre. L'innamoramento nasce dal desiderio, nasce dall'emozione. Senza desiderio non c'è innamoramento. Il desiderio significa, è il contrario del possesso, è un vincolo al possesso. Certo che poi la sessualità ci deve essere, ma non deve essere un qualcosa di così, diciamo, fondamentale. Non è fondamentale per far innamorare. Se tu punti sulla sessualità per far innamorare, fai un grosso buco nell'acqua. Un'altra cosa è, diciamo, mostrarti eccessivamente. Molte donne cercano di mostrarsi eccessivamente vistose. Vedete che poi invece le donne che fanno innamorare, ad esempio le gatte morte, naturalmente fanno tutto il contrario, perché la gatta morta non è mai la bambolona, diciamo così, alla Jessica Rabbit, per fare un esempio. Comunque la donna eccessivamente vistosa, anche eccessivamente provocante nel vestire, quella che la guardi e magari ti giri a guardarla, sempre popputa, minigonnata, eccetera, eccetera, non è quella che fa innamorare, anzi, innesca meccanismi di squalifica nel maschio, che ti piaccia o che non ti piaccia, si innescano meccanismi di squalifica, perché dentro di noi, dentro tutti noi, c'è un codice etico che spesso è un codice etico culturale, un codice etico genitoriale. Uno dice, ma non siamo mica, noi adesso siamo nel 2019 e cosa vuol dire? Oramai non siamo più, ma il codice etico non è che cambia di anno in anno.
comunque è quello che direttamente o indirettamente, attraverso l'esempio, ci hanno insegnato i genitori. Essere eccessivi, da esibire eccessivamente, non è quello che fa innamorare, ma vale anche per le donne, cioè l'uomo tatuato, muscoloso, che va in giro in canottiera, per fare un esempio, esibendo i muscoli e le cose, non è quello che fa innamorare, insomma. Può piacere, puoi guardarlo, puoi fare, ma non è quello che colpisce. Quindi ci sono molte donne che invece puntano molto sull'esibire, e ad esempio anche attraverso l'abbigliamento, usare un tipo di abbigliamento molto, molto provocante. Non è quello che, anzi, quello lì peggiora la situazione perché innesca meccanismi di squalifica. E poi un'altra cosa, un'altra credenza, diciamo, che va assolutamente evitata è quella di credere che diciamo, il proporsi appagante tutte le esigenze sia un'altra cosa indispensabile. Mettersi complementare annullando la propria personalità è una cosa sbagliata e non fa innamorare, tra l'altro, perché, come dire, comunque sia, se tu, anzi, quello è quello che ti fa proprio innamorare a te, perché se tu ti metti un vincolo, cioè io rinuncio, ad esempio, a lui piace fare una cosa, a me piace farne un'altra, io ci rinuncio perché così lui sarà soddisfatto di me che mi propongo come geisha, come zerbino. Non fa innamorare questo. Anzi, è molto meglio avere la propria personalità, manifestare le proprie esigenze e avere la propria indipendenza di scelta. Questo è veramente importante. Spesso si fa per gelosia, no? Per poter stare sempre assieme a una persona, ma anche questa, la gelosia, è un qualcosa che fa tutto meno che innamorare. La gelosia non fa innamorare, anzi la gelosia spinge. Qualora tu sei già relazionato con una persona, spinge quella persona a tradirti. La gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. Quindi tieni presente che queste tre cose sono il bacio della morte e della seduzione, sono il canto del cigno della seduzione. Quindi ripeto, credere che attraverso il sesso tu possa far innamorare un uomo, credere che attraverso un'immagine super sexy da bambola possa far innamorare un uomo, credere che essere accondiscendente e cambiare la propria visione del mondo, diciamo così, per adattarsi alle esigenze dell'altro, della persona che ti interessa, possa farli innamorare, è la cosa. Sono tre cose, tre credenze errate. Oltre a essere errate, diciamo, sono anche controproducenti. Sono anche controproducenti e portano nella direzione opposta. Portano nella direzione opposta a quella di decoinvolgerlo. E dice, ma perché si decoinvolge? Perché, come dire, per essere innamorati, per innamorarsi, bisogna fare altre cose, bisogna entrare in empatia, ma in empatia con la parte emotiva, quindi imparare a dare nutrimento alla parte emotiva. E la parte emotiva non si nutre di sesso, si nutre di desiderio. Tutto quello che viene desiderato, tutti i desideri che vengono amplificati, non appagati. La parte emotiva la nutri amplificando desideri già presenti dentro la persona. Appagando questi desideri potrai, diciamo, o essere accettata come amica o essere accettata come tromba amica, diciamo così, ma non come amante nel senso di colei che è in grado di sapersi far amare. Un altro rischio è quello appunto di entrare anche nella friend zone, nella zona di amicizia, perché una volta esaurita la spinta sessuale poi rimane la spinta amichevole. Ma l'amicizia, come dire, all'amico si chiede, all'amica si chiede, all'amante si offre, quindi
non genera quella tensione, non genera quel patto se non fai innamorare. Quindi occhio ad avere queste credenze perché non ti porteranno da nessuna parte per far innamorare un uomo. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!